Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon martedì. Il calciomercato dell'Inter potrebbe subire una sterzata decisiva tra entrate, un'uscita un po' anche a sorpresa rispetto a quanto era stato riportato negli ultimi giorni e affari imbastiti già per il prossimo anno. Naturalmente andiamo con ordine prima di andare a riepilogare, commentare, analizzare insieme tutte le ultime in casa Inter. Io vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale per dare un grandissimo supporto con due semplicissimi click. Iniziamo da ciò che scrive la Gazzetta dello Sport, perché in prima pagina troviamo Inter e Spence. Serve subito l'erede di Dumfries, trattativa finale con il Tottenham. Roma 25 milioni su Luis Enrique. Accordo vicino per l'esterno inglese. Leggiamo anche all'interno del quotidiano rosa dove, vediamo, c'è scritto scatto per l'inglese, accordo vicino con il Tottenham. In alto c'è Spence, l'Inter stringe. L'esterno degli Spurs sorpassa di AB e se Luis Enrique va alla Roma arriva un altro colpo. Su Luis Enrique ci arriviamo tra un attimo, concentriamoci prima sul nome di Spence e leggiamo anche sul Corriere dello Sport. Ancora Spence, Diaby non si sblocca, l'Inter ora ripensa al laterale inglese. Il sostituto di Dumfries resta la grande priorità, il club valuta una lista di vecchi e nuovi obiettivi. Ecco, praticamente sfumato il nome del Cuti Romero, l'Inter è concentrata sull'esterno destro, per Diaby la situazione non si sblocca, è un po' quello che avevamo anche letto negli ultimi giorni, quindi con l'Al-Ittihad che fa richieste alte, difficoltà di inserire una contropartita, ingaggio elevato. Così l'Inter avrebbe virato su Spence, che naturalmente non è un nome nuovo, la novità potrebbe essere la valutazione del Tottenham, perché secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'affare si può chiudere intorno ai 30 milioni di parte fissa più bonus, cifra decisamente più congrua al valore del calciatore rispetto ai 40-45 richiesti dal Tottenham inizialmente. Sul nome di Spence ci sono anche delle conferme da altre fonti, altri media sportivi, come per esempio il giornalista Fabrizio Romano, che sottolinea che l'Inter è forte su Spence, non arriverà ai 40-45 milioni che inizialmente chiedeva il Tottenham, l'affare potrebbe chiudersi tra i 30 e i 35 milioni, o meglio, quella è l'idea dell'Inter, quindi sicuramente, come detto, un prezzo decisamente più congruo. E leggiamo anche un altro punto riportato sulla Gazzetta dello Sport che secondo me non è secondario, perché leggiamo fisico e corsa può coprire entrambe le fasce. Andiamo anche sulla parte tecnica, sul nome di Spence. È un nome che, come ho riportato più volte, non è un nome che mi esalta particolarmente e soprattutto sottolineavo che non mi esaltava quando si parlava di cifre superiori ai 40 milioni. Spence non è un calciatore da 45, 40, 45, 50 milioni e con prezzo che può essere congruo è proprio intorno ai 30 dal mio punto di vista. Però è un'ipotesi molto più sensata rispetto agli altri nomi accostati all'Inter negli ultimi giorni, perché c'era il nome di Nico Gonzalez, c'era il nome appunto forte di Moussa Diaby, però erano quei calciatori che comunque dovevano fare un adattamento, ecco, dal punto di vista tattico, perché sono degli esterni d'attacco, andavano adattati a quinti. È vero che Kivu già sta adattando Diouf, ma appunto, proprio perché abbiamo Diouf, calciatore che dà grande spinta, dà imprevedibilità nella metà campo avversaria, ma poca fase difensiva, almeno ad oggi, sicuramente ci sta lavorando Kivu, però ad oggi non ha una fase difensiva perfetta. Ecco che poi per l'altro quinto serviva un calciatore più equilibrato, un calciatore più abituato a giocare in quel ruolo e sicuramente, ecco, in questo senso Spence è una soluzione sensata. Tra l'altro perché secondo me potrebbe far bene, seppur tecnicamente non è eccezionale, a grande corsa è un buon fisico, quindi comunque sono delle caratteristiche che si sposano bene con quello che solitamente l'Inter chiede al quinto, seppur a me sarebbe piaciuto anche un quinto un po' più tecnico, un po' più da dribbling nello stretto. Spence magari porta anche dribbling, ma più per la velocità, ecco, tra virgolette a campo aperto. Altro punto che va decisamente a favore di Spence è l'abilità di giocare su entrambe le fasce ed è un qualcosa che abbiamo valutato nel video di ieri, perché Kivu sta utilizzando i quinti a piede invertito. Per chi volesse, per chi lo avesse perso, lo trovate naturalmente sul canale dove abbiamo analizzato su cosa sta lavorando l'Inter con la lavagna tattica.
Ecco che quindi avere Spence che può giocare sia a destra che a sinistra è un altro grande vantaggio, un altro punto a favore di questa operazione, perché abbiamo visto Kivu sta chiedendo anche ai quinti di giocare a piede invertito, che possono accentrarsi, che possono sfruttare gli half space, con magari poi il terzo di difesa o la mezzala che va a dare ampiezza, e quindi chiaramente Spence è un tipo di lavoro che può fare. Quindi, insomma, ci sono diversi punti a favore del laterale inglese. Come detto, dal mio punto di vista non era la primissima scelta, però a questo punto del mercato è sicuramente un'operazione più che sensata, soprattutto alle cifre riportate dalla Gazzetta dello Sport. In realtà sul Corriere si accenna ancora al nome di Nico Gonzalez, ma è un'ipotesi remota, sarebbe uno scambio con Frattesi, cosa che secondo me non è così semplice da realizzare, e soprattutto secondo me non è né l'idea dell'Inter né quella della Juventus di scambiare i calciatori. Come dicevo, per l'ipotesi cambiato, secondo me è solo un'operazione nel caso in cui le due squadre dovessero arrivare agli ultimi giorni di mercato. L'Inter non ha ceduto Frattesi, la Juventus non ha ceduto Nico Gonzalez, anziché avere due esuberi praticamente completamente fuori dal progetto, perché Frattesi lo sta dimostrando anche in questi giorni che insomma non è per niente integrato nel progetto Inter, quindi a quel punto magari potrebbe arrivare uno scambio di prestiti, però ribadisco, ad oggi a me sembra un'ipotesi molto remota. Andiamo avanti perché poi c'è l'altro articolo, l'altro nome caldo, ed è quello di Luis Enrique. Come leggiamo sulla Gazzetta dello Sport, la Roma piomba su Luis Enrique, pronti 25 milioni. Il brasiliano dell'Inter preferito a Udoci, l'offerta giallorossa può salire fino a 30. Ecco, questo praticamente è un po' il tema caldo, poi dopo arriviamo anche sugli altri articoli. È un po' il tema caldo apparso ieri pomeriggio, quindi un Luis Enrique che farebbe gola alla Roma e sul quale già starebbero lavorando il DS giallorosso e Ausilio, e l'offerta sarebbe intorno ai 25-30 milioni. Nel caso in cui dovesse partire Luis Enrique, l'Inter avrebbe pronto un altro colpo, quindi comunque dovrebbe poi lavorare su un altro quinto anche per un fattore numerico. E qui vado a fare una riflessione. Innanzitutto, se dovesse arrivare l'offerta, sarebbe assolutamente da accettare. Non perché Luis Enrique è un calciatore scarso e inabile, non è da Inter, ma perché, ed è il primo punto, non è un quinto. Lui fa fatica a giocare da quinto. A sinistra va leggermente meglio perché si avvicina un po' più al suo ruolo naturale, quello dell'esterno d'attacco, ciò che abbiamo sottolineato appunto anche nel video di ieri, perché lui nasce da esterno alto a sinistra, quindi schierato da quinto a sinistra, che deve comunque spingere a centrarsi, va leggermente meglio, però insomma non è un calciatore che convince, e avere la possibilità di cederlo, addirittura ottenendo anche una plusvalenza, perché poi con l'ammortamento praticamente ad oggi Luis Enrique ha un valore al bilancio di circa 18 milioni o poco più, se non vado errato, insomma tra i 25 e i 30 rappresentano anche una plusvalenza. A quel punto l'Inter deve cercare un altro quinto. E qui faccio la mia riflessione. Se l'Inter dovesse avere l'opportunità di prendere un nome che effettivamente alza l'asticella, e allora ben venga l'arrivo di un altro quinto, oppure magari un giovane di prospettiva, un giovane che ha mostrato già delle caratteristiche che si abbinano bene al modo di giocare dell'Inter, e allora ben venga. Se l'Inter deve prendere un calciatore che magari non convince, un calciatore che fa un po' da tappabuchi, ecco, per così dire, un calciatore che va soltanto a completare la rosa dal punto di vista numerico, io punterei forte su Marello. Perché dico questo? Di solito non sono uno che vuole mettere i giovani in campo senza un criterio, lanciarli solo perché sono giovani. Dico questo perché secondo me Marello, tra i calciatori che sono stati aggregati alla prima squadra in questo ritiro, in questa preparazione, è uno di quelli più pronti, perché tatticamente è ben messo in campo. Io ho sottolineato più volte di averlo visto dal vivo a Karlsruhe e sono stato impressionato dalla sua prontezza anche dal punto di vista tattico. Tecnicamente non si discute il calciatore, perché è un ottimo quinto, secondo me, dal punto di vista tecnico, quindi per tocco di palla, per cross. Tra l'altro è bravo anche a calciare le punizioni, quindi sui calci piazzati. Certo, magari deve fare quel salto di qualità per amalgamarsi all'intensità, al ritmo della prima squadra della Serie A. Questo è naturalmente un processo che dovrebbe fare,
Però ecco, piuttosto che portare magari un calciatore dove che rappresenta un investimento e che non convince pienamente, a quel punto bene puntare magari su chi abbiamo già in casa. L'altra opzione quale potrebbe essere? Sempre ammesso che ovviamente l'interesse della Roma per Luis Enrique si concretizzi, potrebbe essere rappresentata da Perisic. Perché? Perché a quel punto l'Inter avrebbe sulla destra Spence e Diouf, sempre se si concretizza ovviamente l'affare Spence, e quindi ha quella doppia opportunità di quel calciatore più equilibrato e col piede naturale sulla fascia destra appunto, e l'alternativa Diouf, il quinto a piede invertito più di spinta, che può andare più ecco, negli half space, può andare ad agire un po' in fase di possesso come un esterno d'attacco. E sulla sinistra avrebbe le stesse opzioni. Di Marco, che è un po' più equilibrato, è un quinto sinistro naturale, quindi col piede forte, e avrebbe poi l'opzione Perisic, che appunto è un altro calciatore che può giocare sia a sinistra che a destra, ed è quel calciatore che può portare ecco, ancora maggiore spinta offensiva rispetto a Di Marco, può accentrarsi, può ecco, entrare dentro al campo, quindi sarebbe una batteria di quinti, secondo me, completa, con la giusta esperienza e con la possibilità, ecco, di variare anche il modo di giocare. Però ribadisco, ad oggi si parla di un interesse della Roma, un nome su cui le due squadre stanno lavorando, però da vedere se poi si concretizzerà, perché la Roma aveva sempre l'opzione Udogi, sembra essere passato in secondo piano Udogi, probabilmente anche perché comunque il Tottenham potrebbe cedere un esterno, difficile che ceda sia Udogi che Spence. Andiamo avanti appunto con gli altri temi invece di giornata e arriviamo nuovamente al nome di Curtis Jones. Leggiamo sulla Gazzetta dello Sport: Frattesi libera Jones. L'Inter è bloccato a centrocampo, serve una cessione. L'inglese non arriva finché non esce all'azzurro. In lista di partenza anche Aslani e Massolen. Leggiamo anche sul Corriere dello Sport: per Jones 143 giorni da brividi. Il Liverpool chiede 40 milioni, troppi per un calciatore in scadenza 2027. Kivu sogna ancora il suo arrivo, ma i Reds sparano alto. A Capodanno sarà libero di firmare da svincolato. Aspetterà. Ecco, praticamente Curtis Jones è un nome che non è mai uscito dai radar dell'Inter, ha un costo però, secondo me, improponibile in questo momento, perché l'Inter è concentrata sul quinto. Dovesse concretizzare l'acquisto di Spence, che siano 30-35 milioni, dubito che possa andare a trattare anche Jones per altri 40. Anche se dovessero uscire Frattesi e Aslani, comunque io non sono così convinto che l'Inter vada a prendere Jones, perché è un reparto comunque al completo, perché chiaramente si vanno a valutare anche gli investimenti al di là di quello del costo che viene liberato a bilancio, al di là della parte economica, si va a valutare semplicemente l'investimento di Jones, e significherebbe ad oggi investire 40 milioni su un calciatore che il prossimo giugno va in scadenza. Praticamente tra 10 mesi è in scadenza Jones, e significa come appunto riportava il Corriere dello Sport, tra 143 giorni lui può già firmare per un altro club. Quindi è chiaro, se il Liverpool dovesse abbassare le pretese e l'Inter dovesse fare le uscite dovesse concretizzare le uscite di Frattesi e Aslani, e allora ben venga Jones, ma a 40 milioni sinceramente mi sembrerebbe un affare ecco, un tantino troppo costoso, e soprattutto che non rientra secondo me minimamente nella politica dell'Inter. Non credo che OH3 darebbe mai l'ok per andare a prendere Jones. Chiaramente si può impostare già il discorso per gennaio, e a quel punto sarebbe sì davvero un colpaccio, perché Jones è un classe 2001, quindi anche il prossimo anno comunque è un calciatore ancora nel pieno della carriera, arriverebbe magari a parametro zero, poi certamente ci sono delle commissioni, un bonus alla firma, però avrebbe molto più senso, perché il prossimo anno c'è Mkhitaryan che andrà in scadenza e non credo che sarà rinnovato ulteriormente il contratto dell'armeno, perché c'è Çalhanoğlu sul quale ecco, bisogna capire quali saranno le scelte, perché anche lui va in scadenza il prossimo anno. E quindi chiaramente ecco, aggiungere al centrocampo dell'Inter Jones anche semplicemente al posto di Mkhitaryan, solo dal punto di vista numerico, perché poi sarebbe un titolare o un co-titolare, però ecco lì rappresenterebbe effettivamente un salto di qualità, tra l'altro il prossimo anno in cui l'Inter potrebbe aver bisogno ecco, più dell'investimento a centrocampo piuttosto che in altri ruoli. Proseguiamo anche con un altro articolo, ed è un'altra riflessione interessante. Leggiamo sul Corriere dello Sport quanto incide l'effetto Pavard. Sta ricucendo con il gruppo, ma fa da tappo per Romero. Ecco, chiaramente
Come detto, ormai il discorso Romero possiamo accantonarlo, è vicino all'Atletico Madrid, non c'è l'uscita di Pavard, quindi l'Inter insomma non sta lavorando ulteriormente sul Cuti Romero, proprio perché Pavard sta facendo di tutto per restare. Pavard vuole convincere l'Inter e in realtà ci sono tanti segnali positivi. È vero che lui economicamente costa tanto, perché come abbiamo detto più volte ha un costo tra ammortamento e ingaggio lordo di circa 13 milioni all'anno, però dal punto di vista tecnico, insomma, soprattutto se dovesse tornare il Pavard della seconda stella, ci sono pochi dubbi e in questo precampionato ha dato tante risposte positive. Quindi, dal punto di vista dello spogliatoio, sembrano problemi superabili. Dal punto di vista economico, ovviamente, senza l'offerta è un problema che insomma diventa relativo, perché se non c'è l'offerta l'Inter non può fare altrimenti, quindi tenere quel costo a bilancio. Dal punto di vista tecnico è un calciatore che sta dando delle risposte positive. Quindi per quest'anno l'Inter avrebbe comunque una batteria di 6 difensori importanti, poi ci sono i due grandi 6, se Stones reggerà fisicamente, quindi se non avrà gli stessi infortuni accusati negli ultimi 2 anni al City. Se Pavard dovesse confermare quanto di buono fatto vedere in questo precampionato, sarebbe una difesa più che al completo. Quale potrebbe essere effettivamente il problema con Pavard? E non parlo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto economico. Che il prossimo anno Pavard sarà a 12 mesi dalla scadenza, avrà comunque un costo importante a bilancio e a quel punto l'Inter dovrà fare delle scelte. Perché se l'Inter decidesse di cederlo il prossimo anno, dovrà fare praticamente ad un prezzo davvero più che di saldo, perché già quest'anno la richiesta era di 12-15 milioni. Il prossimo anno l'Inter si troverebbe quasi a regalare Pavard. Se non dovesse cederlo, significa che comunque lui va in scadenza nel giugno 2028 e bisogna capire poi quale sarà la direzione. Cessione a parametro zero e quindi perdere un calciatore comunque valido a zero, oppure impostare il rinnovo. E qui arriva, diciamo, il punto più complicato, perché oggi Pavard ha un ingaggio da 5 milioni netti all'anno, ma fino al 2028 beneficia del decreto crescita e quindi all'ordo diventano circa 6 milioni e mezzo. Il problema è che nel 2028 finiscono i 5 anni del decreto crescita e quindi in caso di rinnovo il costo di Pavard all'ordo, all'ingaggio lordo, sarebbe praticamente vicino ai 10 milioni, oltre i 9 milioni praticamente, se venissero confermati 5 netti all'anno. Quindi probabilmente la situazione quale sarebbe? Se Pavard convince quest'anno, quindi quest'estate non mi aspetto che ormai partirà, salvo offerte dell'ultima ora, ma non mi aspetto che partirà Pavard. Se dovesse convincere quest'anno, secondo me poi inizieranno ad impostare delle trattative per un rinnovo a cifre più basse e lì poi capiremo effettivamente quale sarà l'idea del difensore francese. Però insomma quest'anno non credo che ormai venga più ceduto e quindi direi che in difesa l'Inter si trova al completo. Tra l'altro, se come detto Stones e Pavard dovessero dare risposte positive, uno dal punto di vista fisico, l'altro dal punto di vista anche tecnico, tornando il Pavard di qualche anno fa, l'Inter avrebbe fatto anche un miglioramento in difesa. Proseguiamo anche con l'ultimo articolo di giornata ed è quello che appunto riguarda l'ultima amichevole. Leggiamo: Akanji verso il Betis, a Ferragosto in campo. Akanji si sta allenando dal 4 agosto ad Appiano, non è stato quindi parte della tournée, né tantomeno naturalmente del ritiro in Germania. L'amichevole però di sabato potrebbe vederlo in campo, se non per l'intera partita, quantomeno per uno spezzone di partita, e sarà anche l'ultima amichevole precampionato. Saranno un po' le prove generali anche per il debutto in Serie A contro il Monza. La partita sarà sabato 15 agosto alle 19:30, quindi vedremo appunto a che punto sarà l'Inter anche nell'ultima amichevole. Un Inter che finora secondo me ha dato tantissime risposte positive in questo precampionato, ha mostrato qualche problemino, ma questo è ovvio, ha mostrato che c'è bisogno di qualcosa dal mercato, quel qualcosa potrebbe arrivare proprio dal nome di Spence e a quel punto al netto dell'eventuale uscita di Luis Enrique l'Inter sarebbe al completo, però insomma la sensazione è che sia nettamente più avanti rispetto alle rivali per lo scudetto, quindi rispetto alla Juventus, rispetto al Napoli, rispetto al Milan e così via. Aspetto anche le vostre idee invece nella sezione commenti. Cosa ne pensate di questo nome di Spence? Se secondo voi può effettivamente concretizzarsi oppure sarà
l'ennesimo affare che poi finisce in un nulla di fatto. Cosa ne pensate dell'interesse della Roma su Luis Enrique? Soprattutto con chi andreste eventualmente a sostituire il brasiliano? Quindi scelta Perisic, un investimento un po' più pesante, un giovane, il nome di Marello, insomma, come al solito sfruttiamo la sezione apposita per confrontarci e come sempre invece io vi lascio con un gran bel Forza Inter.